Lascio Madrid, nuovamente solo, consapevole che questa parte di viaggio, ovvero quella che più conosco e che più mi rassicura, ha i giorni contati. Benvenuti nell'ultima tappa di questa prima stagione. Come al solito, dopo settimane passate in compagnia, tornare solo è un piccolo trauma. Ci vuole qualche giorno per riprendersi e apprezzare nuovamente la solitudine. Una valanga di pensieri mi travolge. Avrò fatto la scelta giusta? Riuscirò a stabilirmi, a trovare un lavoro e a imparare la lingua, ma soprattutto, riuscirò a continuare? Partirà oggi? Madò, è già 30. Allora è la candela che si brucia, si vede. La moto non sta bene, consuma troppa benzina e olio, il cerchio anteriore è tutto storto e il mono sta chiedendo pietà. Devo viaggiare con un copertone usato e una tanica di 5 litri di olio che mi faranno risparmiare qualcosa, ma sicuramente non aiutano il mio stato d'animo. I soldi stanno finendo e non posso più permettermi grossi imprevisti, devo veramente stare molto attento. La terra nera tutto un colpo mi fa un po' paura. La strada più sensata da percorrere sarebbe quella verso casa, in un territorio che conosco, dove avrei un tetto dove dormire, le conoscenze, i documenti in regola, so come funziona e, cosa fondamentale, conosco la lingua. Però c'è un problema, è in assoluto l'ultima cosa che voglio. So che tornando a casa mi sentirei di aver fallito e sarebbe più difficile riprendersi. L'unica cosa che mi farebbe stare meglio sarebbe rivedere la mia famiglia e i miei amici. E onestamente anche il cibo. Come vorrei una bella pizza adesso. Ok, ma dopo tutto questo deperimento posso sembrare un po' uno sprovveduto e... un pochino lo sono. Però dai, non così tanto. Questa nuova fase di viaggio me la sono abbastanza studiata in questi anni e infatti sto andando in Andalusia, nei pressi di Siviglia, dove grazie a Workaway ho trovato una famiglia che mi ospiterà nel paesino dove vivono. Lì potrò parcheggiare la moto, apprendere questa nuova lingua e cultura. Cosa fondamentale, avrò un appoggio e in teoria non dovrei spendere niente, visto che questo scambio culturale si basa su un altro scambio, un po' di lavoro in cambio di vitto e alloggio. E allora così è tutto più facile, di che ti preoccupi Matteo? Prima cosa ci devo arrivare, anche perché se la moto mi lascia a piedi facciamo veramente poco. Comunque è sempre un'incognita, non so se mi troverò bene, se loro si troveranno bene con me, se riuscirò a imparare la lingua, se riuscirò a trovare un lavoro, insomma, se la storia continuerà. Tutta questa pressione mi lascia navigare nei miei pensieri ansiosi, così non parlo con nessuno e cerco la solitudine. Anche quando succede qualcosa reagisco in maniera diversa. a parte quando arriva a un lago all'ora del tramonto.
Solo questo mi rasserena e mi dà una carica di energia assurda. Mamma mia, che bello! Che bello! Sento che ci ammazziamo, zio boia! Mamma mia, che spettacolo! Che spettacolo, zio boia! Zio boia, che spettacolo! Che cazzo di spettacolo! Che cazzo di spettacolo! Mamma mia, che bello che è! Sana maiala bastarda! Sono stati giorni pieni di strada, sempre dritta. Che cazzo di caldo che fa! Interrotta solo a fine giornata, quando mi cercavo un posto dove andare a bivaccare. Ah va, lì, perfetto, perfetto. E che vuoi di più? E che vuoi di più? Per il momento sappiate solo che la prima stagione del mio giro del mondo in moto termina qua. L'avventura però non è finita, anzi, siamo solo all'inizio. Nei prossimi video vi racconterò come proseguirà l'avventura spagnola. A voi che andate a Capo Nord e avete i cartelli con le alci, guardate qua io che cazzo c'ho, che è quella, una pantera? Boh. Zio boia. Altro che renne, ma dove sono ste renne? Le pantere ci vogliono. Mamma mia, se c'era Nicola se lo portavo a casa, ma questo.